Ciao e bentornato sul mio canale Avangarage Rec Studio. Oggi in questo video parleremo dell'acquisto del primo microfono per il tuo home studio. Sigla! Quando si tratta di scegliere un microfono, soprattutto il primo microfono, si creano sempre delle grandi aspettative ed è giusto che sia così, in fondo. Però oggi forse ti scoraggerò un poco. E pensiamo che migliore sia il microfono che andiamo ad acquistare, migliore sarà la resa della nostra registrazione, ed effettivamente potrebbe anche essere così, poiché tutto parte da ciò che cattura la nostra fonte sonora, e ciò che cattura la nostra fonte sonora, forse la nostra voce o forse il nostro strumento preferito, è sicuramente il microfono. Ma molto spesso non ci rendiamo conto dell'ambiente in cui stiamo registrando. Quando pensiamo a un microfono da studio, pensiamo al classico microfono a condensatore che ti mostro in foto. Ecco, con questo microfono ti credi già una star, un dio, un divo della radio, ecco. Allora, innanzitutto capiamo molto semplicemente che cos'è un microfono. Un microfono non è nient'altro che un trasduttore, ossia molto semplicemente un macchinario, uno strumento che riesce a trasformare l'energia acustica, quella dell'aria, quella che muove l'aria fondamentalmente, le nostre onde sonore emesse da uno strumento, dalla voce, trasforma questa energia acustica in energia elettrica, che poi, messa in un circuito di preamplificazione che lo porta a un livello giusto, può essere catturata dalla nostra scheda audio e trasformata in numeri, la sto rendendo molto semplice, oppure essere riprodotta tramite un mixer, eccetera, eccetera, eccetera. Il trasduttore può essere dinamico, a condensatore o a nastro. Queste sono solitamente le famiglie più grandi dei microfoni. I microfoni più famosi in studio sono i microfoni a condensatore, microfoni molto dettagliati che hanno bisogno di alimentazione perché il condensatore che forma la loro membrana ha bisogno di essere alimentato solitamente a 48 volt con la Phantom, e i microfoni dinamici invece sono microfoni elettrodinamici detti, che hanno una bobina in rame sospesa in un magnete attaccata alla membrana. Sono microfoni più resistenti ma molto meno sensibili e non hanno bisogno di alimentazione. I microfoni a nastro invece sono sempre dei microfoni dinamici, ma diciamo che c'è un nastrino di metallo sospeso in mezzo a dei magneti, e quando le nostre onde sonore muovono questo nastrino, e quindi un movimento molto meccanico, viene trasformata il movimento del nastro in onde elettriche, in segnale elettrico. Ecco, fra tutti i microfoni quello a nastro è quello meno sensibile, ma anche quello più colorato, meno sensibile ad alte frequenze, eccetera eccetera eccetera. Ne parleremo in altri video. Tutto questo per dirvi che cosa vorremmo nel nostro studio? Il microfono più dettagliato, quindi tutti corriamo subito e ci fiondiamo sui microfoni a condensatore. Io ti dico, ok, grande, fai come me, prenditi questo bellissimo NT1A, che è il microfono che mi hanno consigliato quando ho iniziato. Quando l'ho attaccato per la prima volta ho sentito wow, cioè sono un professionista, il suono stradettagliato, le alte presenti, quando registro non posso tenere le mani nelle tasche, non posso muovere, devo togliere le monetine perché si sente tutto, ma si sente tutto, appunto. Il problema è che si sente tutto, e quando si sente tutto si sente anche il difetto della tua voce, della tua stanza, il rumore dei vicini, il rumore di fondo della tua scheda, il rumore della ventola del tuo computer. Sei sicuro che è un ambiente adatto per utilizzare un microfono a condensatore? Se sì, seguimi e ti mostro quali sono i migliori condensatori, secondo me, per iniziare a registrare. Magari ne tralascerò tantissimi, magari sono diversi da quelli che ho provato anni fa, ma questi sono quelli che ho trovato adesso e che ti elencherò per, secondo me, poter iniziare a registrarti più che decentemente e fare un lavoro veramente ottimo. Allora, andiamo su Amazon, ti mostro prima di tutto tutti questi microfoni a condensatore a diaframma largo. Quindi sono, cosa vuol dire? Semplicemente hanno un diaframma, quello che cattura il suono, un pelo più largo dei microfoni per strumento, ok? Che di solito sono sotto il pollice di grandezza, di diametro. Questi sono dal pollice in su.
Un microfono che non può mancare come primo microfono e che non posso non consigliarti è quello della ditta Audio-Tecnica, la T2035, che in questo momento in cui sto guardando è pure scontato del 13%. Non c'è niente da dire. È un microfono che include già il suo ragno, ha lo stile proprio tipico dei microfoni Audio-Tecnica ed è abbastanza lineare per quello che mi riguarda, quindi lo consiglierei caldamente. Un microfono che invece ti posso consigliare, che divide molti tecnici, per esempio a me non è piaciuto minimamente, ma che molti hanno detto essere il clone dell'U87 Neumann, quindi il microfono storico da studio di registrazione, quello che proprio ci immaginiamo quando andiamo in uno studio di registrazione, è l'Aston. L'Aston ha fatto questo microfono che è la serie Origin, se non sbaglio, come vedete qui in foto. È un microfono veramente bellissimo con un sistema di anti-pop che utilizzano solamente loro. È stato il primo microfono della ditta Aston. Ti includono già un filtro anti-pop, un bellissimo supporto di anti-shock, un ragno anti-shock, quindi per evitare le vibrazioni, che ti consiglio sempre se utilizzi microfoni a condensatore. L'unico difetto secondo me di questo microfono è che appunto o ti piace o non ti piace. Logicamente c'è di bello oggi con l'internet che lo puoi ordinare, provartelo a casa e se ti piace del tuo microfono per il tuo tipo di voce, con 270 euro ti sei portato a casa un gioiellone. Se non ti piace, come nel mio caso, lo rimandi indietro perché è fondamentalmente per i miei gusti un po' troppo brillante. Questa addirittura è una versione speciale perché quello standard è in versione gunmetal, penso, tipo canna di fucile, una cosa del genere. Andiamo avanti con un microfono che ha fatto la storia dei microfoni da un studio e secondo me è sempre troppo sottovalutato perché per quello che costa è veramente una bomba. Ecco il Behringer C1. Cioè, io con questo microfono ho visto fare dei dischi a dei professionisti perché aveva un timbro talmente particolare che l'hanno deciso di tenere nelle registrazioni finali, cioè nella fase finale del mix di dei dischi che poi hanno funzionato veramente tanto, che non posso dire quali sono logicamente, però questo microfono a me ha sempre sorpreso, cioè Behringer mi sorprende in continuazione perché è capace di fare dei prodotti talmente tanto da schifo come altrettanti prodotti che suonano veramente bene a un prezzo stracciato. Qua si parla di 40 euro, non l'ho mai visto andare né sotto né sopra. Un microfono veramente semplice, cardioide come quelli che ti ho fatto vedere prima, con una sua scatola molto semplice, scatola dove Behringer mette quasi tutti i suoi microfoni. Però ragazzi, se andate a controllare, questo vi fa vedere che il cardioide non abbiamo una risposta in frequenza, ma si trova molto semplicemente online. Ed è un microfono che ti posso consigliare, soprattutto per capire se nella tua stanza un microfono a condensatore è adatto oppure non è adatto. Perché se tu hai un ambiente non trattato, il problema è che hai tante riflessioni che entrano dentro il tuo microfono per registrare. E cosa succede? Queste riflessioni vanno a rovinare il suono generale della tua performance, ok? Con questo microfono puoi capire se è un microfono a condensatore fatto per te e se ti piace ti sei comprato un microfono a 40 euro con cui farai le tue take da qui per i prossimi anni, cioè non lo venderai mai probabilmente. Un altro microfono che ho voluto includere in questa lista invece è il microfono con cui fondamentalmente mi sono sentito un po' un fonico professionista 15 anni fa quando ho iniziato, era il Samson C03 e sono rimasto sorpreso dal fatto che ancora lo fanno, cioè io pensavo non lo facessero più. A me questo microfono piaceva tanto, io ci ho sentito fare dei dischi, è un microfono che addirittura ti permette di avere più pattern polari. Cosa vuol dire? Puoi essere cardioide dove la ripresa è solamente frontale, omnidirezionale dove la ripresa è nei 360 gradi sull'asse del microfono e bidirezionale o detta comunemente figura 8 dove hai la ripresa frontale e una ripresa nel retro lasciando gli angoli ciechi a 180 gradi. La cosa che mi era piaciuto molto di questo microfono è che costando comunque sui 90 euro non ha la tipica acidità, la tipica presenza enfatizzata, la tipica enfasi sulle sibilanti e sulle altissime frequenze. Questa cosa mi era piaciuta, però di contro è un microfono che non è molto nitido, tende un po' a impastarsi, quindi non lo consiglierei a delle voci molto scure perché tende a impastare, ma lo consiglierei di più a delle voci chiare perché magari va a compensare questa cosa, tipo una voce femminile potrebbe trovarsi bene con questo microfono e spendere relativamente poco.
Andiamo avanti con il baluardo del microfono per home recording per principianti. Abbiamo il Rode NT1A. Cioè, questo, ragazzi, quando Rode l'ha tirato fuori è diventato la storia dei microfoni economici e professionali allo stesso tempo. Ci sono dischi registrati con questo microfono. Un po' un clone sempre sulla capsula D-U87 e Rode lo vende in kit. Tra l'altro la politica di Rode è sempre bellissima perché se tu registri il tuo prodotto hai 10 anni di garanzia su qualsiasi cosa ti succeda, hai una spesa di 170 euro dove ti trovi un cavo ad alta qualità, un ragno ad alta qualità e un filtro antipop comodissimo che non devi mettere su asta ma che hai già da mettere sul ragno del microfono. Esteticamente è molto bello, ma c'è un ma, io ho smesso di usarlo. Ho smesso di usarlo perché prima o poi affinerai il tuo orecchio e le voci con il Rode ti risulteranno inutilizzabili. Purtroppo quando inizi ad andare a comprimere un Rode NT1A, quasi tutti i Rode, perché tendono a farlo quasi tutti i Rode, sentirai venire fuori queste sibilanti, questa acidità che all'inizio tu percepisci come dettaglio, come wow, ho fatto l'acquisto del secolo, il microfono figo. Sì, è così, hai un microfono figo, ma non è il miglior microfono figo e forse non è il miglior microfono figo per te. Però se hai una di quelle voci su cui questo microfono sta bene, io te lo consiglio, anche perché comunque la rivendibilità, cosa a cui io presto solitamente attenzione, di prodotti Rode è veramente molto buona. Cioè è un microfono che puoi sempre rivendere senza perdere troppo prezzo, diciamo, troppo valore, ok? Ora andiamo sul microfono invece più economico del mondo, esattamente lui. Cioè guardate che bellezza. C'è questo oro che già te lo fa brillare agli occhi, un braccio per avere un sostegno. Diciamo che è un microfono nato da podcast, marca Neewer, NV800, 36,49 €, in dei periodi si è trovato anche a 26 euro, con cavo incluso. Fate attenzione perché il cavo incluso è per essere collegato al computer, mentre se lo volete collegare in scheda audio bisogna che prendi un cavo da Canon femmina come quello lì, però che finisce a Canon maschio. Niente di problematico, però questo va detto, insomma. E che dirti? Non hai soldi? Vuoi fare una prova per vedere se un condensatore può essere fatto per te? Devi fare lavori dove devi solamente parlare, hai un ambiente abbastanza trattato, sai lavorare abbastanza in post-produzione? Prendilo. Io ne ho comprati 3 e ad ogni evenienza tornano sempre comodi, diciamo, non sono niente di speciale, però almeno ti regalano il braccio, un supporto in più. No, a parte gli scherzi, è un microfono veramente valido, secondo me, per quello che costa. Logico che non è minimamente paragonabile a microfoni che costano 20 volte tanto, ma è paragonabile a microfoni che costano 10 volte tanto. La capsula è un condensatore, in realtà è un elettrete, un finto condensatore, non ti interessa questo, prendilo, fidati. Ora, il microfono che secondo me ha sbaragliato a livello di prezzo il Neewer NV800, e parlo sempre per esperienze personali, quindi ho magari per gusto potrei trovare sempre persone che non siano d'accordo con me e non c'è nessun problema, è il Donner DC20. Il Donner DC20 è un microfono che con un coupon vai a pagare sui 55 euro, esteticamente molto più carino del Neewer. La Donner è una marca che vende su Amazon e che effettivamente sta facendo prodotti di qualità e non tutti economici. I loro pianoforti elettrici costano sui 500-600 euro. Ha una buonissima risposta in frequenza, un bassissimo rumore di fondo, quasi paragonabile a quello dell'NT1A, perché l'NT1A è stato per un periodo il microfono più silenzioso del mondo, con soli 5 decibel di rumore intrinseco. Era una cosa inarrivabile, la Rode ci ha fatto per anni, ma per anni marketing su questa cosa. E comunque, tornando al Donner, avete incluso già un attacco che non è, diciamo, anti-shock, non è un ragno anti-shock, ma comunque lo puoi utilizzare se devi usarlo come overhead, per dire io ne ho preso una coppia da usare come overhead di emergenza quando sono in giro. Filtro antipop e ragno invece con shock mount, comodissimo, come dicevo, avere un filtro antipop direttamente nel ragnetto, ti eviti tanti filtri scomodi che fanno casino, il cantante non è bravo, ci inciampi, eccetera eccetera, e ti permette di avere già la distanza giusta dal microfono.
Questo microfono qui io mi sento di consigliartelo come il migliore in assoluto per iniziare, e anche se non inizi prenditelo, piglialo, dai, sono 55 euro. Ma se proprio vuoi ancora di più e proprio non resisti al fascino dell'U87 Neumann da avere nel tuo studio, ma non hai 3.000 euro da buttare in un U87, ti consiglio il modello di Donner DC87, che è multipattern, quindi invece di essere solamente cardioide, qua già hai un sistema o cardioide o omnidirezionale o bidirezionale. Se fai podcast in due, utilizzi un bidirezionale, uno dalla parte e uno dall'altro, ti ha risolto un problema, invece di comprare due microfoni ne usi solo uno. Con un coupon di 50 euro che trovi adesso, più codice sconto da 10%, praticamente andresti a spendere la bellezza di un centinaio d'euro. Un centinaio d'euro per un microfono così, fidati, li vale. Ecco, questi sono i soldi che butterei in un microfono. Se devo spendere 170 euro in un Rode NT 1A, che ok, è Rode, suona bene, 10 anni di garanzia, eccetera, eccetera, ma io li butto su questo. Suona veramente bene. E ha anche lo stesso difetto dell'U87, che piace tantissimo e che a me non piace. Continuo a dire, ragazzi, questi sono i miei gusti. Che cos'hai? Hai quelle sibilanti, quelle altissime che tendono un attimino a bucare nel mix, a romperti un po' le scatole, ma fanno già comunque la tua voce molto professionale. Ecco qui vi faccio vedere un po' di foto. Logicamente deve lavorare con la Phantom. Una volta inserito la Phantom potete lavorare perché ha condensatore. Ultimo microfono che ti consiglio a condensatore è una ditta che a me piace tantissimo, non so se è vero, questa la butto un po' lì tra parentesi, prendetela con le pinze. La ditta in questione è SE Electronics. SE Electronics, da quello che ho capito, era la ditta che produceva in Cina per Neumann. Poi a un certo punto hanno preso progetti, cose, eccetera, eccetera, hanno iniziato a produrre per i cavoli loro e secondo me tirano fuori dei microfoni bellissimi. L'SE X1A è un microfono sempre a condensatore, ma che suona veramente come un microfono professionale. E ti posso dire di più, rispetto all'Aston, rispetto al Rode, qui quel tipico sembra che io ce l'abbia con questa cosa della presenza sulle alte frequenze enfatizzata, ma secondo me è sintomo di una capsula che non vale tanto e che non dà tanto, cioè di una capsula cheap, di una capsula molto economica nei microfoni, perché non lo so, probabilmente per questioni costruttive è più semplice far suonare una capsula molto dettagliata nelle alte ma meno dettagliata nelle basse frequenze. Questa comunque, questa capsula dell'SE X1A tende ad essere più controllata su quelle alte frequenze e a me dà un suono già molto professionale in registrazione. Con questo ci potresti lavorare veramente per anni. Veramente per anni. In più, se hai fonti sonore, se lo vuoi usare come overhead per altri strumenti che fanno un forte rumore, hai già un pad integrato, che è una cosa molto buona perché permette di non distorcere già il segnale in ingresso nella scheda audio, e anche un filtro passa alto o taglia basso per quando parli troppo vicino o per l'effetto prossimità che tende a enfatizzare le basse frequenze. Se invece, ascoltami bene, se invece non hai un ambiente molto trattato, hai della confusione intorno a te quando registri, vuoi una voce un po' più calda, vuoi essere libero di parlare più vicino al microfono, vuoi essere libero di fare un po' più gesti, è una voce un po' sgraziata e quindi un condensatore tenderebbe a enfatizzare un po' i difetti della tua voce, io ti consiglio vivamente, per quanto non lo consiglia mai nessuno, di andare su un microfono dinamico e passa la paura. Da cosa si può iniziare? Iniziamo tranquillamente dallo Shure SM58, che è il microfono più famoso del mondo. Non c'è niente da dire su questo microfono. Secondo me suona malissimo e io ne ho 4. Un po' perché facevo service, un po' perché quando li usi ormai da quasi 15 anni sai come suonano, sai come andarli a trattare ancora prima di sentirli sulla fonte sonora, e quindi è un microfono che non può mancare, lo rivendi sempre, ha fatto la storia, quando ce l'hai la gente dice ah figo, allora sei un professionista. Con 120 euro lo porti a casa. Questa è la versione addirittura con interruttore, la versione senza interruttore la porti a casa con 109 euro. Eccolo qua. Mi raccomando, non fate quelle schifezze che li comprate su AliExpress, tarocchi, che fanno schifo, poi dopo li rimettete usati in giro come originali e vi gonfierei di botte, vi ammazzerei proprio.
portateli col bollino di importazione e pagate queste 2 tasse che dovete pagare, questo 58. Se invece hai voglia un po' di sperimentare, il microfono che ti consiglio di più per fare podcast è l'SE V7 di SE Electronics. Eccolo qui. Questo è bellissimo, secondo me esteticamente bellissimo. Costa meno dell'SM58, ma per me suona il doppio meglio, sì. SE io l'adoro come ditta, quindi sono di parte, ma suona il doppio meglio ed è anche super cardioide, quindi è più direzionale, eviti ancora più rumori intorno, e più rientri, cioè avrai meno rientri, tutte queste cose che ti possono dar fastidio nella creazione dei tuoi podcast, nella creazione delle tue tracce sonore. Lo puoi usare anche sugli strumenti, sul rullante bellissimo, non c'è nulla da dire. Se non sei affezionato alle marche, io comprerei questo. Se invece vuoi il microfono top, rivendibile per fare il figo che adesso va di moda, prenditi pure l'SM7B. Ti dirò che se hai una scheda audio normale, non hai un buon preamplificatore, non hai un mic booster che ti dà con la Phantom, cioè che è una scatolina che con la Phantom fondamentalmente ti dà dai 20 ai 30 decibel di guadagno prima di entrare nell'amplificatore, con questo ci farai ben poco. Un po' perché ti suonerà in scatolato, un po' perché non lavorerà alla giusta impedenza, un po' perché, diciamocelo, è un microfono molto molto duro, cioè va spinto molto in preamplificazione. Però libero di provare e libero di scottarti, anche se io ce l'ho e mi trovo da Dio, però ti ricordo, prenditi anche un buon preamplificatore, ok? Un altro microfono che mi piaceva tantissimo, molto economico, stile SM7B, era il Donner, che non trovo più. Te lo faccio vedere in foto se lo ritrovo, se no ciccia, non lo sto trovando più, è andato a ruba, l'avevo pagato 40 euro con lo sconto del 50%, ma costavano tantina. Suona da Dio, per me suona meglio dell'SM7B e non ho paura di dirlo. Il problema è che non si trova più. Ne ho cercato un altro e l'ho provato per avere un'alternativa all'SM7B, alla forma, al tipo di microfono, e fa un po' ridere, secondo me il microfono del Duce è l'F-Deuce. Vediamo un po' se lo trovo, vediamo un po' se lo trovo. Eccolo qua, il nostro microfono F-Duce. Io ce l'ho provato, ragazzi, l'ho pagato 50 euro in sconto. È un po' una presa in giro perché in realtà sotto sotto questa spugna c'è un microfono gelato. C'è un microfono gelato, però ragazzi suona bene, cioè io, se volete, scrivetemi sotto, vi faccio sentire un confronto, farò un video su un confronto tra quello e l'SM7B, cioè questo suona pronto. Cioè, tu lo ascolti, ha delle belle basse, delle alte controllate, si capisce cosa si dice, cioè con 50 euro quando ti ricapita. E ti dirò di più, ha un corpo bellissimo la voce passando tramite questo microfono ed ha un buonissimo guadagno interno. Sicuramente non è niente di livelli esorbitanti, ma è un microfono che ti permette di fare i tuoi podcast e le tue voci in maniera molto comoda a casa. Rumori di fondo sono bassissimi, molto comoda la forma, ti ricorda evidentemente l'SM7B, quindi se cerchi un sostituto dell'SM7B che non è Donner, te lo consiglio. Per chiudere in bellezza ho lasciato un microfono per ultimo, che è il Lewitt LCT 440. Questo microfono e questa ditta di microfoni è veramente fantastica. I prezzi, è vero che uno dice sono 255 euro, occhio, sì, però questo microfono qui, ragazzi, questo microfono qui è il microfono che può bastarti anche in uno studio di registrazione professionale per fare tutte le tue take, siano essi strumenti, voci, eccetera, eccetera. L'ho lasciato per ultimo. Se non hai una buona acustica, come sempre, il condensatore ti penalizza, però non è acido, risponde bene sulle basse, sono abbastanza contenute, però nello stesso tempo dettagliate, le alte frequenze sono buone, cioè ragazzi, io ho un TLM 103 e per farlo suonare bene ci vuole un buon preamplificatore, delle buone cose. Il TLM 103, per chi non lo sapesse, Neumann, un microfono da più di 1000 euro. Ecco, con l'LCT 440 delle volte mi ha risolto dei gran casini, con voci un po' sgraziate, ma che nello stesso tempo avevo bisogno di un condensatore e non potevo usare un dinamico perché il dinamico non mi piaceva. Lui mi ha risolto parecchi problemi.
Ora spero di non averti fatto troppa confusione, mi raccomando ricordati nella scelta del microfono innanzitutto se hai la possibilità di provarlo, ma di non andare per forza su un condensatore, perché il condensatore non sempre può essere la tua scelta adatta. Provali, oggi hai la possibilità di comprare, provare e ridare indietro. Dimmi con quale ti sei trovato bene e se ho lasciato dei microfoni fuori che dici oh Lu, ma hai lasciato questo, cavoli, perché non hai messo sto microfono? Ma probabilmente mi sono dimenticato o non l'ho provato e non voglio parlare di cose che non ho provato. Ti invito ad iscriverti al mio canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!